Nel cuore dell'Europa orientale, mentre la guerra fredda divideva il mondo in due blocchi opposti, un progetto prendeva forma lontano dai riflettori. Non si trattava solo di un carro armato, ma del simbolo di una nazione determinata a non dipendere più da nessuno, nemmeno dall'Unione Sovietica. Il suo nome è TR-85 ed è un veicolo nato da ambizioni industriali, tecnologia straniera ottenuta in modi poco chiari e da una volontà feroce di autonomia. Ma cos'era davvero il TR-85? Un passo verso l'indipendenza o solo un'illusione corazzata? L'idea per lo sviluppo di un carro di origine puramente rumena nasce molti anni fa, sul finire degli anni 60. Dopo l'invasione della Cecoslovacchia da parte dei paesi del Patto di Varsavia, nel 1968 la Romania comunista decise di adottare una nuova dottrina per la difesa nazionale. Una dottrina che si basava su un principio fondamentale, ovvero l'autosufficienza. Per garantire la propria indipendenza strategica, infatti, Bucarest comprese l'importanza cruciale di costruire una propria industria della difesa, capace di produrre armamenti su larga scala, compresi quindi anche i carri armati. Già nell'aprile del 1968 venne presentato al Consiglio di Difesa Nazionale un rapporto preliminare sulla possibilità di produrre carri armati in Romania. Quel documento fu approvato ufficialmente il 13 ottobre 1972 e da lì a poco, il 13 maggio 1974, cominciò ufficialmente lo sviluppo di un carro armato medio interamente rumeno. Il Consiglio di Difesa definì le specifiche del nuovo veicolo, un peso di circa 40 tonnellate, un cannone da 100 mm come arma principale e un motore da almeno 500 cavalli. Così prese forma l'ambizioso programma che avrebbe portato al TR-580, inizialmente conosciuto come TR-77. Nonostante la scarsa esperienza nel settore, il governo rifiutò di acquistare la licenza del T-55 sovietico, scegliendo invece di procedere con un progetto autonomo. Pensate che addirittura i primi prototipi del carro avrebbero dovuto montare il motore tedesco del Leopard 1 e per accoglierlo lo scafo fu allungato e dotato di 6 ruote portanti anziché le 5 tipiche del T-55. Ma ben presto alcuni intoppi di tipo geopolitico misero i bastoni tra le ruote, o tra i cingoli in questo caso, alle ambizioni rumene. Krauss-Maffei, azienda produttrice del famoso Leopard 1, rifiutò di esportare tecnologia ovviamente ad un paese del Patto di Varsavia e conseguentemente la Romania fu costretta a ripiegare sul motore sovietico V55 da 580 cavalli. Nacque così il TR-77-580 o più semplicemente TR-580, un ibrido che univa lo scafo allungato e modificato, appunto del carro, con un cuore meccanico già collaudato. Il suo sviluppo proseguì fino al 1980, mentre la produzione in serie partì nel 1979 e si concluse nel 1985. In molti lo definirono una copia del T-55, ma la realtà era più complessa. Alcuni componenti, come il periscopio notturno, le munizioni o il mirino, erano effettivamente condivisi. Tuttavia il layout interno era stato riprogettato e molte soluzioni tecniche erano state adattate o completamente rielaborate. Anche la torretta, pur simile nell'aspetto, era frutto di un nuovo disegno. Il TR-77 quindi non era solo un carro armato, era un manifesto di indipendenza, una dichiarazione tecnica e politica di una Romania che, pur inserita nel blocco orientale, cercava comunque una sua strada più autonoma e più libera. Un tentativo corazzato di affermare la propria sovranità in un mondo dove l'indipendenza spesso si misurava con le armi. Tuttavia, mentre il TR-77 prendeva forma, gli ingegneri romeni non si fermarono. A partire dal 1974, parallelamente allo sviluppo del carro, iniziarono a lavorare su un progetto estremamente ambizioso, la realizzazione tramite reverse engineering di un motore da 800 cavalli ispirato all'MTU del Leopard 1 tedesco, insieme ovviamente alla relativa trasmissione. Tuttavia, questa sfida tecnica si rivelò inizialmente troppo ardua, l'esperienza e le competenze necessarie per replicare con successo progetti tanto sofisticati mancavano ancora all'industria locale e il progetto semplicemente si arenò. Fu solo nel 1976 che emerse una nuova possibilità. L'Istituto Nazionale dei Motorai Termice, ovvero l'Istituto Nazionale per i Motori Termici, dichiarò di poter progettare un propulsore basato sul motore diesel del Leopard 1, utilizzando tecnologie e soluzioni accessibili. Parallelamente anche la trasmissione idromeccanica venne sviluppata dal centro di ricerca XITEM di Bucarest, prendendo spunto da un modello già esistente. La produzione vera e propria fu affidata alla fabbrica idromeccanica di Brasov. Insieme motore e trasmissione formarono quello che viene chiamato blocco motopropulsore a T, completando così una componente fondamentale del futuro carro armato romeno. Venne scoperto dunque che attraverso fitte e complesse reti di spionaggio tra Romania e Germania dell'Ovest si riuscì a costruire un nuovo propulsore che sarebbe stato ciò che la Romania stava a lungo cercando per far muovere in modo efficiente i suoi nuovi carri. Il frutto di questo sforzo fu quindi un nuovo mezzo ufficialmente denominato TR-85-800. Questo nome è molto esplicativo perché letteralmente significa carro romeno modello
modello 1985 con motore da 800 cavalli. Il suo sviluppo si svolse tra il 1978 e il 1986, con questo nuovo propulsore che raggiungeva quindi una potenza massima di 830 cavalli, offrendo prestazioni ben superiori rispetto al predecessore. Anche le sospensioni furono inoltre completamente riprogettate per adattarsi alle nuove esigenze di mobilità e peso. La torretta, pur ricordando esteticamente quelle T-55, era in realtà frutto di una nuova progettazione, come già detto. Non si trattava più di una semplice reinterpretazione di un mezzo sovietico, ma di un carro armato con una propria identità, frutto di una nuova visione autonoma e di una crescente maturità tecnica. Con il TR-85 la Romania faceva un passo decisivo verso la piena indipendenza industriale nel settore dei mezzi corazzati. Nel dicembre del 1978, con il decreto numero 514, nacque quindi ufficialmente il cuore industriale della produzione corazzata romena e dopo la costruzione delle relative fabbriche si diede il via alla produzione in serie. La fabbrica in questione, situata proprio a Bucarest, è oggi nota con il nome di Faur e venne conclusa nel 1980, venendo poi subito militarizzata e posta sotto stretta sorveglianza. Era una zona d'accesso limitato, classificata come top secret, e per varcarne i cancelli era necessario un permesso speciale. Nel giro di pochi anni, quindi, la FMGS, ovvero il reparto adibito alla costruzione di questo tipo di veicoli, divenne una delle colonne portanti dell'apparato bellico rumeno. Già nel 1983 era in grado di produrre fino a 210 carri armati all'anno. Tra il 1986 e il 1990 la fabbrica concentrò i propri sforzi sulla produzione del TR-85 con un ritmo medio di circa 100 esemplari all'anno. Ma dietro le parate e la propaganda, la realtà tecnica di questo carro apparve subito meno brillante. Fin dai primi test si evidenziarono gravi problemi di affidabilità meccanica. I difetti erano numerosi: consumo eccessivo di carburante e olio, guasti al motore e alla trasmissione, perdite croniche anche nei circuiti dell'olio. Anche il sistema di controllo del fuoco, chiamato Cyclop, si rivelò deludente. La qualità dell'elettronica era scarsa, il telemetro laser non era integrato con il sistema di puntamento diurno e il computer balistico permetteva l'inserimento solo di un numero limitato di correzioni. Questi problemi non fecero poi che aggravarsi ancora di più quando l'idea di raggiungere l'autarchia si concretizzò nel blocco totale delle importazioni di componenti esteri utili alla manutenzione del nuovo, per il tempo, carro rumeno. Tutto ciò almeno fino alla caduta del regime comunista. Solo allora, con l'apertura del paese e la possibilità di accedere a componenti stranieri, gli ingegneri romeni riuscirono finalmente a correggere i principali difetti del veicolo, migliorandone sensibilmente l'affidabilità. Andando dunque un po' avanti nel tempo, nel 1994 per l'esattezza, diciamo che mentre la Romania muoveva i primi passi verso l'integrazione con l'Occidente, lo Stato Maggiore dell'Esercito diede ufficialmente il via a un ambizioso programma di modernizzazione dei carri TR-85. Poco dopo, il 14 aprile dello stesso anno, il piano fu approvato dal Consiglio Supremo della Difesa Nazionale. Era l'inizio di una nuova fase, quella che avrebbe portato alla nascita del TR-85 M1 Bisonul, ovvero il Bisonte. Lo sviluppo operativo prese avvio nel 1996 con la costruzione dei primi due prototipi. L'obiettivo era quello di trasformare il TR-85 in un mezzo conforme agli standard della NATO. Per riuscirci ogni aspetto doveva essere ripensato e potenziato, dalla potenza appunto di fuoco alla protezione, dalla mobilità ai sistemi di comunicazione, fino all'affidabilità del propulsore, della trasmissione e dell'intero impianto frenante. Diciamo quindi che il progetto di aggiornamento fu un grande sforzo congiunto tra il mondo industriale nazionale e alcune aziende europee. Accanto al consorzio statale Romarm e a un lungo elenco di aziende romene specializzate nel settore della difesa, parteciparono anche importanti realtà estere, in particolare francesi, come l'Aerospaziale Matra e la Sagem, solo per citarne alcune. Il risultato fu il TR-85 M1, una versione radicalmente aggiornata del carro originale, finalmente allineata agli standard tecnici operativi richiesti dalle forze della NATO. Un simbolo della transizione militare e politica della Romania, che dal blocco orientale cercava ora il proprio posto in un nuovo equilibrio europeo. Nonostante il perfezionamento del carro in questione, è importante anche dire che nei primi anni del nuovo secolo si continuò comunque a sperimentare. Nel 2002, ad esempio, venne testato un TR-85 M1 con un motore V12 Iveco da 1200 cavalli, anche se non entrò mai realmente in produzione. Mentre nel 2024, cioè praticamente ieri, abbiamo avuto conferme concrete che i romeni stessero ancora una volta tentando di migliorare ulteriormente il loro MBT, avendo presentato alla mostra Black Sea Defense Aerospace il cosiddetto TR-85 M1R, ovvero un TR-85 che includeva nuove tecnologie come nuovi apparati radio, un nuovo sistema di combattimento più efficiente, uno stabilizzatore più preciso, corazzature aggiuntive, un sistema di gestione del combattimento migliorato e cingoli con imbottitura in gomma. Ad oggi la Romania schiera con orgoglio ancora 227 di questi carri, contando di ammodernarli sempre di più col passare del tempo, mentre l'Iraq, l'unico paese interessato a questo tipo di macchina per quanto ne sappiamo, si stima disponga di 150 TR-580, quindi di modelli più datati
modificati acquistati e trasferiti dall'Egitto tra il 1982 e il 1984. Il TR-85M1 Bizonul, ovvero il protagonista reale del video, nella sua configurazione modernizzata non si limitò a migliorare potenza e mobilità. Uno degli aspetti più curati del progetto fu la protezione dell'equipaggio, pensata per affrontare le minacce del moderno campo di battaglia. La corazza dello scafo presenta uno spessore massimo di 200 mm, realizzato con una struttura multistrato, mentre quella della torretta raggiunge addirittura i 320 mm, cui si aggiungono ulteriori 20 mm di corazzatura supplementare. Ma a fare la differenza non è solo lo spessore, l'inclinazione delle superfici aumenta drasticamente la capacità di resistenza, fino a raggiungere l'equivalente di circa 580 mm contro proiettili ad alta penetrazione. Se ci fate anche caso, sulla parte frontale della torretta è visibile una corazzatura aggiuntiva dal profilo triangolare e modulare, progettata per essere facilmente sostituibile in caso di danni. A prima vista può ricordare i blocchi della corazza reattiva esplosiva, ma si tratta in realtà di pannelli compositi passivi, pensati per semplificare la manutenzione dopo uno scontro. A protezione dei fianchi del carro ci sono invece delle gonne laterali in metallo, fondamentali per contrastare le cariche sagomate. Ogni pannello è dotato di 3 fori che fungono anche da gradini, consentendo all'equipaggio quindi di accedere ai portelli superiori. Ai lati invece della torretta trovano posto le casse portamunizioni per la mitragliatrice pesante antiaerea DSHK, mentre sulla parte superiore e inferiore dello chassis sono fissati rispettivamente 2 segmenti di cingoli e all'occorrenza schermi in acciaio o un rullo antimina. Ma la protezione non si ferma solo alla corazza. Il TR-85M1 è dotato anche, come tutti praticamente i veicoli moderni, di un sistema NBC, ovvero nucleare, biologico e chimico, e di un sofisticato impianto antincendio automatico sviluppato dalla Hotelier. Un altro importante aggiornamento introdotto con la versione M1 è sicuramente la protezione contro mine ed esplosivi improvvisati, ovvero i cosiddetti IED. Alla base dello scafo è stata infatti aggiunta una piastra rinforzata e una barra di protezione per il conducente. Nei vecchi TR-85 il sedile del pilota sappiate che era ancora imbullonato direttamente al pavimento del carro. Nel TR-85M1 invece il conducente è assicurato tramite una struttura simile a un'imbracatura da paracadutista. In questo modo resta sospeso, evitando il contatto diretto con lo scafo e riducendo il rischio di lesioni causate dall'onda d'urto in caso di esplosione sotto il veicolo. Ogni dettaglio quindi, ogni modifica racconta un'evoluzione. Da semplice carro armato dell'era comunista, il TR-85M1 è diventato un mezzo pensato per sopravvivere e combattere anche nei teatri operativi più insidiosi del XXI secolo. Il cuore offensivo del carro invece è rappresentato dal cannone rigato A308 stabilizzato da 100 mm, una versione adattata per l'installazione su carro armato del cannone anticarro trainato M1977 prodotto dallo storico stabilimento Arsenal Resita. Si tratta dello stesso pezzo d'artiglieria utilizzato anche sui precedenti TR-77, ma potenziato e ottimizzato per soddisfare le esigenze del campo di battaglia moderno. La cadenza di fuoco di quest'arma si attesta tra i 4 e i 7 colpi al minuto, con una riserva di 41 proiettili stivati all'interno dello scafo. Il cannone è dotato anche di evacuatori di fumo e di una manica termica che aiuta a ridurre le deformazioni causate dal surriscaldamento durante il fuoco prolungato, mentre il caricamento dei colpi è manuale come nella maggior parte dei carri dell'epoca. Il carro protagonista del video è in grado di impiegare una vasta gamma di munizionamento, dai proiettili ad alto esplosivo a quelli perforanti con tracciante, fino ai colpi a caricacava. Ma il vero salto qualitativo è avvenuto con l'introduzione dei proiettili APF-SDST, ovvero perforanti a sabò ad alta velocità, come il BM421SG, sviluppato nell'ambito del programma di aggiornamento con il supporto tecnologico israeliano. Questa nuova munizione ha dato nuova linfa alla potenza di fuoco del TR-85M1, rendendolo, nonostante la sua architettura di base risalente agli anni 70, ancora un mezzo potenzialmente letale sui campi di battaglia moderni. Il carro è inoltre dotato di 2 mitragliatrici come armamento secondario. La prima è una DSHKM da 12,7 mm, una mitragliatrice pesante montata su un supporto attorno all'anello del portello del servente. Prodotta dalla UM Kugir, quest'arma può essere impiegata anche contro bersagli aerei a bassa quota grazie alla sua elevata cadenza di fuoco e al calibro tutto sommato pesante. Tuttavia il suo utilizzo presenta un limite critico, ovvero per azionarla e ricaricarla il mitragliere deve esporsi parzialmente all'esterno della torretta, rendendosi vulnerabile al fuoco nemico, specialmente in scenari urbani o sotto intensa pressione nemica. La seconda mitragliatrice invece è una PKM più piccola da 7,62 mm, anch'essa prodotta dalla UM Kugir, in una versione ottimizzata per l'installazione su veicoli corazzati. È montata in configurazione
configurazione coassiale, quindi affiancata al cannone principale, e può essere azionata completamente dall'interno, utilizzando lo stesso sistema di puntamento del cannone principale. Trattando ora il tema mobilità e propulsione, non parleremo di numeri stratosferici, anche se queste comunque rimangono prestazioni discrete per le esigenze dell'esercito rumeno. Nel caso della versione più moderna del carro, ovvero il TR-85M1, abbiamo sotto il cofano, diciamo tra virgolette, un motore da 860 cavalli che gli consente di raggiungere 60 km/h su strada. L'autonomia invece è di circa 400 cavalli, estendibile con 2 serbatoi esterni da 200 litri. Il carro utilizza una trasmissione idromeccanica a 6 rapporti, dispone di sospensione a barra di torsione ed è inoltre dotato di trave di sgombero, snorkel per guadi profondi e ruote stradali in lega di alluminio, al fine di renderlo un mezzo adattabile a quasi ogni tipo di ambiente ed esigenza, nonostante la palese obsolescenza del progetto. Del suo impiego operativo non c'è in realtà molto da dire, in quanto l'esercito rumeno, fortunatamente, non si ritrovò mai nelle condizioni di dover usare questo bestione per compiti di guerra reali, fino ad ora almeno, anche se considerando gli sviluppi geopolitici attuali non ne sarei così sicuro, relegando le sue mansioni solo durante le esercitazioni congiunte con la NATO o in alcune operazioni di peacekeeping in paesi come Angola, Kosovo, Iraq o Afghanistan. Possiamo forse citare un solo episodio passato alla storia e avvenuto proprio all'interno dei confini rumeni, proprio a Bucarest, in cui nel 1989 furono identificati alcuni TR-85 nella piazza della città, attivati come risposta alla rivoluzione rumena che stava mettendo a soqquadro la città. I carri in questione non furono ovviamente usati per colpire la popolazione civile, ma più probabilmente come metodo di dissuasione e prevenzione. Questo avvenimento non fu dunque chissà cosa, ma testimonia comunque la presenza del mezzo anche in questi momenti di tensione avvenuti all'interno dei confini della sua nazione. E quindi, detto ciò, che idea possiamo farci riguardo questo carro tanto caro al governo rumeno, il quale tiene ancora all'idea di continuare ad ammodernarlo e spremerlo fino alla fine del suo ciclo vitale? Io vorrei categorizzare questo mezzo bollandolo come un carro di transizione tra il mondo sovietico da cui la Romania proveniva e l'orizzonte occidentale verso cui cercava di dirigersi. Il TR-85, ed in particolare la sua versione modernizzata, ovvero l'M1 Bizonul, rappresenta secondo me il tentativo concreto, forse audace, forse forzato, di conciliare risorse limitate, tecnologia mista e un'indipendenza industriale sempre più difficile da mantenere. Non è un carro che possa rivaleggiare sicuramente con gli MBT di ultima generazione, né per corazzatura né per potenza di fuoco o sistemi di bordo. Per farvi capire, io reputo il C1 Ariete molto meglio. Tuttavia, ciò che lo rende veramente interessante è proprio il suo contesto. È l'incarnazione di un compromesso storico, di un esercito che voleva restare rilevante con ciò che aveva e di una nazione che cercava di non dipendere più totalmente da Mosca, pur restando in un mondo ancora diviso in blocchi. Il TR-85 non ha quindi mai brillato per innovazione, né ha mai combattuto guerre decisive, eppure ha svolto il suo compito, ovvero quello di addestrare generazioni di carristi, presidiare i confini, partecipare a missioni internazionali e dimostrare che la Romania poteva costruire, o quantomeno modificare, un carro armato tutto suo. E oggi, mentre si avvicina il momento del congedo, il Bizonul resta un simbolo silenzioso della resilienza tecnica e dell'ambizione strategica di un paese che, pur con 1000 limiti, ha sempre voluto dire la sua.